Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, è arrivato settembre e sono arrivate le prime asciugatrici da riparare. È arrivata questa bellissima AEG che ha pochi anni di vita. Il verdetto è che non riscalda. Questo è il codice. In pratica questa asciugatrice è stata lasciata in sostituzione di quella nuova. Come ho sempre detto, riparo asciugatrici a livello hobbistico personale e non residenziale, ok? Vi faccio vedere che ne è arrivata un'altra. Questa è una Bosch e anche questa aver detto che non riscalda, anche questa lasciata in sostituzione di quella nuova. Qui ho cartoni pieni di schede LG, Hisense, Samsung. Qui ho altre schede varie, sono tutte da riparare. Ok, ritorniamo all'AEG. Allora, questa asciugatrice attualmente costa 800 euro. È un peccato veramente non poterla riparare, riportarla in vita a funzionare. Allora, la prima prova che faremo è quella di infilare un termometro all'interno del filtro. Questo è un classico termometro che si può comprare tranquillamente a un negozio cinese, costa pochi euro, e poi andremo a chiudere e possiamo monitorare la temperatura che viene scambiata tra il cestello e i radiatori, in cui andiamo a vedere in che stato si trova il radiatore. Allora, a prima vista sembra che è stato pulito superficialmente, cioè in pratica la parte anteriore forse con qualche spazzola. Infatti le alette del radiatore si vedono anche un po' rovinate. Per fare una pulizia senza danneggiare il radiatore e fatta bene, ho fatto qualche video nel canale, magari vi lascio l'icona alla fine del video in cui potete cliccare e andare a vedere il video sulla pulizia con idropulitrice. Ci sono anche dei video in cui spiego come funziona il circuito frigorifero a pompa di calore delle asciugatrici, quindi per chi vuole approfondire può anche andarsi a vedere un video di questi. Vi lascio sempre l'icona alla fine del video. Ok, adesso vado a chiudere perché voglio fare una prova. Intanto pulisco sotto qua in modo che si possa vedere bene il termometro. Attualmente ci sono 26 gradi, forse dalla videocamera si vede non tanto bene, ma perché c'è il riflesso, ma comunque io la gradazione la riesco a vedere. Quindi ci sono 25 gradi attualmente sul termometro. Adesso accendiamo l'asciugatrice. Ok, quello che dobbiamo fare: o mettiamo un capo bagnato all'interno oppure mettiamo l'asciugatrice a tempo, perché dobbiamo bypassare le sonde. Quindi se io adesso avvio l'asciugatrice senza panno bagnato all'interno, l'asciugatrice non andrà a rilevare l'umidità, di conseguenza manda tutto in blocco. E allora come possiamo fare il test senza panni, senza mettere nessun panno all'interno? Andiamo su cotoni, poi premiamo tempo e gli mettiamo un'ora, 60 minuti. Ok, asciugatrice è partita. Per vedere se c'è scambio di aria all'interno e
i radiatori sono liberi in modo che l'aria non viene ostruita, basta mettere un foglietto, guardate un po', e si deve appiccicare, guardate, deve appiccicare in questo modo, e in questo modo abbiamo visto che c'è un'aspirazione abbastanza che il radiatore non è ostruito, quindi possiamo chiudere. E questa è già la prima verifica che bisogna fare. L'altra verifica che bisogna fare è andare sul retro e passare con le dita intorno a questo coperchio, perché qui abbiamo il cestello in cui qui abbiamo la ventola in cui l'aria viene aspirata e mandata nel cestello. Quindi che cosa andremo a fare? A passare le dita intorno per vedere se ci sono perdite di aria. E qui ragazzi ho notato che si sente proprio uno sfiato, quindi in pratica c'è una fuoriuscita dell'aria interna che viene riscaldata, e questo non va bene perché l'asciugatrice perde di gradazione e non asciugherà bene. Quindi questo va verificato intorno a questo coperchio che, ripeto, va a coprire il cestello. E qui abbiamo la ventola, che in pratica questa ventola è collegata sull'albero del motore. Quando il motore gira, la ventola girerà e farà fare il ciclo all'aria. Quindi ragazzi, ripeto, in questo momento l'asciugatrice sta lavorando a tempo. Il tempo lo decidiamo noi e in questo modo andiamo a bypassare il sensore di umidità, perché essendo noi a decidere il tempo, i sensori di umidità non servono, ok? Quindi di conseguenza è l'unico modo per fare i test senza mettere capi bagnati all'interno dell'asciugatrice. Bene, mancano 10 minuti, fermiamo tutto e andiamo a vedere la gradazione. 44 gradi, diciamo che ci dovevano essere almeno una cinquantina di gradi, ma andiamo a riparare, andiamo a vedere il problema. Fuoriesce dell'aria da questo coperchio, molto probabilmente è rovinata la guarnizione, e qui vedete questi segni che ho fatto in pratica indicano la fuoriuscita dell'aria. Quindi andremo a verificare la guarnizione su questo punto, ok? Allora, la guarnizione io tento a ripristinarla, ma comunque questa va sostituita, anche perché qui, guardate un po', qui è proprio rovinata, in questo punto, proprio dove ho segnalato la perdita, eccolo qui, più o meno questo è il punto, e qui la guarnizione è proprio rovinata, quindi questa guarnizione va sostituita. Adesso tenterò di tamponarla in qualche modo, in modo che l'aria non fuoriesce. Allora, mancano 5 minuti, fermo. 47 gradi e posso garantire che è bollentissimo e già abbiamo recuperato qualcosa. Allora, gli ho messo 2 panni che ho strizzato a mano giusto per vedere se asciuga, ok?
Vediamo un po'. Mettiamo sempre la funzione cotone 2 ore e 20 e azioniamo senza schiacciare altri tasti. Quindi sta iniziando l'asciugatura e andremo a vedere quanto tempo ci mette per asciugare. Nel frattempo con il cellulare aziono un cronometro per vedere se effettivamente ci impiega 2 ore e 20 per fare tutto il ciclo. Ok, allora il tempo è scaduto, quindi sono passate 2 ore e 20 e l'asciugatrice ha fatto un ricalcolo, quindi ha ancora un'ora di asciugatura. Allora, alla fine l'asciugato però ha fatto parecchi ricalcoli, quindi ci avrà messo 3 o 4 ore per asciugare questi capi che avevo bagnato e strizzato a mano per migliorare l'efficienza, perché avevamo visto col termometro, dopo aver riparato la guarnizione, non l'ho ancora sostituito ma verrà sostituita, 47 gradi e volendo far aumentare un po' di gradi, o perlomeno possiamo tentare di fare il lavaggio, perché davanti sembra pulita ma vi posso assicurare che dietro è piena di pelucchi, quindi è come se fosse intasato il radiatore. Voglio provare a fare il lavaggio che male non fa e vediamo se migliora l'efficienza, se c'è uno scambio migliore. Allora andiamo a spegnere l'asciugatrice, perché come si nota c'è del ghiaccio subito dopo l'espansione del capillare. Ok, eccolo qua, questo qua è il ghiaccio, guardate un po', quindi si è formato del ghiaccio. Questo sta a significare che molto probabilmente gli manca un po' di gas. Adesso la procedura da fare per mettere il gas è quello di saldare un raccordo su questo tubo. Purtroppo questo però è il tubo di mandata, quindi è l'unico modo per fare la ricarica sul tubo di mandata. Bisogna farla da spenta, cioè l'asciugatrice deve essere spenta. Allora cosa facciamo? Saldiamo il raccordo, facciamo il vuoto, facciamo raffreddare il compressore perché è bollente, ovviamente carichiamo il gas a targhetta, la quantità dovrebbe stare qui. Ok, abbiamo refrigerante R134A 0,28 kg, quindi 280 grammi di gas dobbiamo mettere. Allora, una volta fatto il vuoto andiamo a caricare a targhetta. Ci sarà comunque una differenza di pressione perché il circuito è messo sotto vuoto, dovrebbe prendersi 280 grammi di gas. Se non se li prende andremo a riscaldare la bombola. Allora, fatto la ricarica con la bilancia, vi faccio vedere come è avvenuto il tutto. Quindi da qui si è fatto il vuoto, anche in questa tubazione in cui è avvenuta la ricarica. Dopodiché si è chiusa la valvola del vuoto e si è aperta quella della ricarica, in modo che tutto sotto vuoto abbiamo messo 300 grammi di gas. Ho messo qualcosina in più perché poi bisogna calcolare la frusta. Ok? Bene, adesso stacchiamo tutto e la proviamo. Per fare un buon vuoto e per fare una ricarica
da asciugatrice spenta è necessario che lo spilletto si metta dopo, e con questo affare lo si può fare tranquillamente. Vi lascio il link sotto in descrizione da dove comprarlo. Adesso posso anche staccare. Come si può vedere abbiamo messo lo spilletto e qui ci metteremo un tappino. Ho impostato al massimo a 3 ore e 20, manca mezz'ora. All'interno ci sono 45 gradi, non si vede dalla videocamera, però io lo riesco a intravedere, quindi ci stanno 45 gradi all'interno. Come dicevo, manca mezz'ora, quindi il tempo è scalato molto velocemente perché sono passati solamente 2 ore e 20 e manca solamente mezz'ora. Quindi confronto all'asciugatura che abbiamo fatto prima della ricarica, ci ha messo più ore per asciugare i panni strizzati sempre a mano. Vabbè, detto questo, aspettiamo che finisce. Tenendo presente che la gradazione che vediamo all'interno potrebbe anche salire di qualche grado mettendo i pannelli. Ok, detto questo, aspettiamo che finisce l'asciugatura, così vediamo sia il tempo che ci ha messo e sia se i panni escono asciutti. Ok, allora ragazzi, l'asciugatrice ha appena finito il ciclo, andiamo a vedere. Ci ha messo 3 ore, quasi 3 ore, impostato a 3 ore e 20. Allora, questi, ripeto, sono stati bagnati e strizzati a mano, sono asciuttissimi, quindi direi che l'asciugatrice è tornata a funzionare perfettamente. All'interno, quando ci sono i capi, ci devono stare circa 50 gradi, quindi questi sono i test che bisogna fare. Bisogna controllare se il tubo dell'espansione, cioè quello che sta dopo il capillare, vedete, quello è il capillare, non so se si riesce a vedere, eccolo lì, quello là è il capillare. Se all'uscita del capillare il tubo ghiaccia, significa che c'è mancanza di gas. Ok, quello che bisogna fare adesso è vedere dove sta la perdita, ma a me è concesso andare a trovare la perdita. Se vedete bene, dove c'è quella spugnetta nera c'è il collegamento tra il tubo di rame e il tubo d'alluminio che poi va all'interno nello scambiatore. Lo scambiatore è tutto di alluminio. Ci sono 1, 2, 3 e 4 saldature tra rame e alluminio, quindi deduco sicuramente che ci sia qualche micro perdita su uno di questi 4 collegamenti. E allora cosa si può fare? Intanto gli ho messo il gas, vediamo quanto dura, perché comunque lascerò il raccordo per eventualmente in futuro il gas si perderà di nuovo, andrò a mettere il Durafal, perché se una micro perdita il Durafal potrebbe, anzi ho già fatto i test sulle micro perdite e il Durafal riesce a tappare, però deve essere una micro perdita. Ok, fine ciclo di asciugatura a tempo. Il tempo che ho messo è di 1 ora. Andiamo a bloccare. Ovviamente non dovete mettere panni all'interno 53 gradi. In pratica, per avere uno stato ottimale di riscaldamento, l'asciugatrice deve stare tra i 50 e i 60 gradi. Asciugatrice ovviamente vuota,
bypassando le sonde. Come bypassare le sonde? Impostare l'asciugatrice a tempo. Okay. Bene, detto questo ragazzi, il video finisce qua. Spero che anche questo video sia stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche. E da Mimmo Refriger questo è tutto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.